Quando si diventa genitori si ha una sola certezza, quella di non essere capaci. Improvvisiamo, cerchiamo di fare tutto il possibile per dare ai nostri figli affetto, comprensione e proviamo con tutti noi stessi a non fare gli errori dei nostri genitori, che a loro volta non avevano nessun libretto di istruzioni e come noi hanno improvvisato sperando di non sbagliare. Ogni tanto ci guardiamo allo specchio e ci chiediamo: ma davvero ho generato dei figli? Quella cosa che adesso mi chiama mamma e che mi ha investita di una carica tanto ambita quanto spaventosa è davvero stata assemblata da me? Si capirà che sono una squilibrata oppure riesco a dissimulare abbastanza da passare per normale. Alcune volte però possiamo essere i genitori migliori del mondo e andare comunque a schiantarci di faccia contro il muro della realtà, che ci mette di fronte a un figlio che proprio non riusciamo a capire. Buongiorno, benvenuti o bentornati su Ice Crime. Devo dire che ultimamente sto facendo un po' fatica ad affrontare con voi i nuovi casi. Probabilmente un po' dipende dal brusco calo dell'umore che ogni primavera mi rende difficili anche le cose all'apparenza più semplici. Mi tengo impegnata, cerco di vedere sempre il buono delle cose, ma capita che questo non basti. Io detesto la primavera. Molti di voi diranno: ma come? È un tripudio di profumi, di colori, il risveglio della natura. E io sono assolutamente d'accordo con voi su tutto quanto. Ma purtroppo a me fa particolarmente male. Mi trasformo in Mercoledì Addams, così in un puff. Per cui tutta questa bellezza non riesco ad apprezzarla. Mi perdonerete quindi se darò l'impressione di avere sempre un callo che duole o un ascesso al canino sinistro. Tra le altre cose, sono appena uscita da un'influenza intestinale veramente allucinante e non sono ancora propriamente in forma, devo essere sincera, e mi sono anche messa a ristrutturare il bagno, per cui tutte queste bellissime cose insieme mi stanno rendendo la vita non troppo semplice. Che poi dici: ma perché ti sei messa a ristrutturare il bagno in un momento in cui vedi tutto nero? Ecco, questa è una cosa che mi sto domandando anche io e non sono ancora riuscita a darmi una risposta. Probabilmente se tra di voi c'è uno psicologo, ancora meglio uno psichiatra, potrebbe darmi qualche dritta su questo aspetto di me, che vado sempre a cercarmi le rogne quando so già che sono in un momento pessimo. Chi lo sa? Forse perché mi voglio dire: vedi che al peggio non c'è mai fine, cioè può ancora peggiorare, quindi tutto sommato dovresti goderti il momento anche se sei giù di corda, perché vedi che può andare anche peggio. Sarà questo il discorso. Tra l'altro non so nemmeno come mi sono truccata, perché lo specchio del mio bagno ovviamente non c'è più. Lo specchio che ho lì in entrata ha una luce che si riflette da ogni angolo, quindi non ho idea di come io sia in questo momento, ma forse è meglio così. Il caso di oggi è molto pesante, sappiate che si parla anche questa volta di minori, per cui se non volete proseguire ci vediamo al prossimo video. Vorrei partire dall'inizio per riuscire a spiegarvi nella maniera più semplice tutto quello che è successo nella famiglia Bennett. Charity Bennett è figlia di Kyla e Bobby Bennett Jr. In famiglia non si respira un'aria serena. Kyla e il marito si sono separati, ma a un certo punto sembra che qualcosa stia andando per il verso giusto, perché i suoi genitori si riavvicinano. Sono gli anni '80 e già solo dirlo mi getta in un vortice di ricordi ed emozioni che chi ha vissuto l'infanzia e l'adolescenza in quel particolare periodo storico capirà sicuramente. Eviterò di farvi il lunghissimo elenco di cose positive di quegli anni, consapevole che molto dipende anche dalla nuvola dorata in cui molti ricordi relativi alla giovinezza vengono avvolti. Niente cellulari, molta meno pressione sotto tutti i punti di vista, sembrava tutto più genuino. Ma passiamo oltre, difetti c'erano anche allora. Solo pochi mesi dopo, però, una tragedia si abbatte sui Bennett quando il papà di Charity viene trovato assassinato. Kyle e suo marito si erano appena risposati. Sembra davvero che per questa famiglia non ci sia pace.
Se già così può sembrarvi una situazione terribile, aspettatevi che peggiori, perché proprio Kyla, per 2 volte sposa di Bobby Bennett Jr., è la maggiore sospettata di aver architettato l'omicidio su commissione del marito, tutto per appropriarsi della sua azienda di autotrasporti. Probabilmente non le bastava il mantenimento garantito dall'ex marito e voleva impossessarsi di tutto quanto. Nonostante ci siano prove di contatti tra lei e un uomo che è il presunto complice, non ci sono abbastanza evidenze per condannarla. Alla fine, infatti, dopo varie indagini, viene assolta. Già iniziamo a intravedere un tipo di persona che può avere solo un'influenza estremamente negativa in chi le gravita attorno. Si tratta di quel genere di persona che io identifico come la prima tessera del domino, quella che dà inizio ad azioni e reazioni che portano inevitabilmente alla tragedia finale. Che poi forse non si tratta nemmeno di banale influenza da contatto, ma di qualcosa di più pernicioso, qualcosa che non possiamo vedere ma che viene tramandato geneticamente. Torniamo alla nostra Charity. Charity è una ragazza molto sensibile, nella sua vita è già capitato qualcosa di molto brutto e come spesso accade, l'adolescenza porta a fare scelte poco sagge. Charity inizia a far uso di sostanze. Ma per fortuna ha un'amorevole mamma che sa cosa ci vuole per aiutarla a uscirne. Quando ha 17 anni, Kyla le mette in mano $100 e le dice testualmente: usali per ripulirti oppure procurati un'overdose. Sono parole molto dure, deve essere molto difficile gestire una persona che ha una dipendenza e posso capire la rabbia di un genitore che non riesce a venirne a capo, che non capisce la ragione per cui un figlio o una figlia scelgono di farsi del male drogandosi. In questo caso Charity non dico che avesse dei motivi, ma aveva subito un trauma molto grande. Il senso di impotenza di un genitore, di angoscia, il pensiero che forse sia necessario essere coriacei per ottenere qualche risultato, possono forse spiegare in parte la scelta di Kyla. Tuttavia, mettere una ragazza di 17 anni, chiaramente ancora immatura, che ha già subito un trauma molto grosso, di fronte a un ultimatum così troncante, mi sembra sbagliato. Io non penso che potrei mai spingermi a tanto, perché significherebbe accettare di aver voltato le spalle alla persona che amo di più al mondo. Significherebbe accettare di essere complice nel caso in cui la scelta ricada sull'overdose anziché sul ripulirsi. In un caso del genere il senso di colpa mi annienterebbe. Evidentemente Kyla non la pensa così e la mette alla porta. Charity, che ricordiamolo ha 17 anni, si ritrova per strada a cercare di capire cosa fare della propria vita. Senza punti di riferimento, senza più una casa, senza il supporto di qualcuno che la ami, continua a cercare sollievo nelle sostanze. A 18 anni però le capita qualcosa che le cambia la vita e ha un bivio. È riuscita a liberarsi della dipendenza, si è iscritta all'università, ma quel senso di vuoto, di tristezza inspiegabile non l'abbandona. È deciso, se non cambierà tutto nel giro di un mese, la farà finita una volta per tutte. Vivere così non ha senso. Ma ecco che il destino la pone di fronte a una scelta del tutto nuova. Scopre di essere incinta. Può decidere di abbandonare le sostanze per sempre e diventare la madre che ha sempre sognato, oppure andare incontro alla morte. Questa consapevolezza cambia tutto. Se non ce la farà per se stessa, ce la farà per quel bambino che porta in grembo e che sarà da quel momento tutta la sua vita. Il fatto è che adesso non è più sola. Paris Bennett è il suo primogenito e non ha bisogno del padre di quest'ultimo per occuparsi di lui e amarlo sopra ogni cosa. Lui è stato la sua salvezza, grazie a lui ha detto basta a qualsiasi droga definitivamente. Per merito suo è rinata e adesso tutto ciò che vuole è essere sua madre. Anche le idee di togliersi la vita sono svanite completamente. Probabilmente per reazione a ciò che lei ha subito da ragazza cerca di essere una madre presente, amorevole e costantemente dalla parte di suo figlio. Quando Paris ha 9 anni, Charity sta frequentando un uomo e rimane incinta per la seconda volta. La relazione con Jonathan Smith non dura a lungo. Charity non è molto fortunata con gli uomini. Lui ha seri problemi con l'alcol e presto prendono strade diverse, anche perché lei non può permettersi di stare con una persona che le ricorda costantemente i suoi stessi problemi di dipendenza. In ogni caso, dà alla luce la piccola Ella ed è felicissima. Purtroppo la relazione con il papà della bimba è destinata a terminare, ma anche in questo caso Charity sembra non avere bisogno di nessuno tranne che dei suoi figli.
Dice spesso: non farei mai del male a una mosca, ma se qualcuno toccasse i miei figli sarei pronta a uccidere. Penso che tante mamme si ritrovino in questa frase. Presto capirà cosa significa perdere i suoi figli. Il 5 febbraio del 2007 Charity sta lavorando come cameriera al Buffalo Wild e la serata del Super Bowl. Ha lasciato suo figlio Paris di 13 anni e sua figlia Ella di 4 con la babysitter, un'universitaria che si presta a guardare i bambini quando lei è al lavoro. La ragazza ha portato Ella e Paris a mangiare cinese, poi insieme hanno guardato Alice nel Paese delle Meraviglie e subito dopo ha messo la piccola a letto e Paris è andato a fare i compiti. Sembra proprio una serata come tante altre e invece è da poco passata la mezzanotte quando la polizia di Abilene in Texas entra nel locale e chiede di parlare con lei. Charity riceve la notizia che nessun genitore vorrebbe mai sentire. Le dicono che la figlia di 4 anni è stata ferita. All'improvviso nella sua mente c'è un turbinio di pensieri che si concludono in una gran confusione. Vuole sapere come sta. Come sta Paris? Dove sono? Che cosa è successo? Chiede insistentemente di essere portata subito da sua figlia, ma la polizia non le ha detto ancora tutto. Adesso però sono costrette a dirle come stanno le cose. Le comunicano che la bambina è morta. Charity è comprensibilmente sconvolta, chiede di suo figlio Paris. Io non riesco neanche a immaginare che cosa possa scatenarsi nella testa e nel cuore di un genitore che ascolta una notizia del genere. Penso sia estremamente difficile riuscire anche solo a capire il senso delle parole che ti vengono dette in quel momento. Ha appena appreso che la sua bambina di 4 anni non c'è più, ma quello che ascolterà adesso, se possibile, è ancora peggio. Le dicono che Paris è stato arrestato. Immaginate lo shock di una madre in questa situazione. Il cuore le si ferma brevemente nel petto, quasi non riesce a respirare. Le parole non escono più di bocca, ha tante domande che non riesce a formulare. Perché suo figlio è stato arrestato? La risposta è lapidaria. Ha ammesso di aver ucciso sua sorella. Quella notte è stato Paris a chiamare il 911, qualche minuto dopo aver conversato con un amico al telefono. Il turbamento che si sente nella registrazione della telefonata sembra quasi una finzione, anche perché mentre parlava con l'amico non c'era traccia di angoscia nella sua voce. Quando chiama sottolinea all'operatore che non era sua intenzione fare del male alla sorella. Gli viene chiesto se respira e lui risponde di no. Gli viene chiesto se sanguina e lui risponde di sì, che ha inzuppato tutto il letto. Racconta di essersi svegliato all'improvviso accanto a sua sorella e che lei aveva assunto le sembianze di un demone. Era così terrorizzato, così fuori di sé, che si è armato e ha aggredito quel mostro. L'operatore, senza perdere la calma e che ha bene in mente che la prima cosa da fare è salvare se possibile la vittima, gli dice di praticare subito una rianimazione. E quando lui obietta di non saperlo fare, gli dice che gli daranno loro i suggerimenti per poterlo fare al meglio. Gli dicono innanzitutto di sdraiarla su un piano rigido, come il pavimento, e poi di praticare delle compressioni mentre loro contano insieme. Lo sentono spostare il corpo e lo sentono contare. Ma quando arrivano sul posto si accorgono che Paris ha mentito per tutto il tempo. Paris è molto intelligente, ma è un bambino di 13 anni che pensa per l'appunto come un bambino e che non ha dimestichezza con prove e indagini. La bambina è effettivamente sdraiata sul pavimento, ma distesa su un fianco, e a terra c'è una piccolissima traccia di sangue. Se Paris avesse effettivamente dato seguito alla richiesta dell'agente al telefono e avesse quindi fatto le compressioni toraciche, a terra ci sarebbe stato molto più sangue, proprio per effetto delle spinte e del sangue in circolo. Se non se la sentiva, se non era capace, perché non lo ha semplicemente detto all'operatore, ma anzi ha finto di praticare la rianimazione alla sorellina? Quando gli chiedono ripetutamente se ha davvero cercato di salvare la sorella, lui confessa di no. È chiaro che loro sanno la verità ed è inutile continuare a mentire. Ma che tipo di ragazzo è Paris? A detta di tutti i suoi insegnanti è un genio. Ha un QI che supera il punteggio di 140. Sono pochissime le persone in tutto il mondo che arrivano a un tale punteggio. A 10 anni aveva la capacità di affrontare qualsiasi argomento come se fosse un universitario. Sembrava avere un futuro spianato che lo avrebbe portato a diventare una figura di spicco, magari in campo medico o ingegneristico.
È un ragazzo educato, protettivo con la sorella, ma con una problematica importante che non è mai stata affrontata. Solo 2 anni prima era stato per un periodo ricoverato in una struttura per malattie mentali perché aveva cercato di accoltellare sua madre. Avete capito benissimo, 13 anni, super intelligente e con qualcosa che non va a livello psicologico. Paris ha degli scatti di rabbia incontrollati e vendicativo, ha il forte desiderio di fare del male. Quel giorno la madre lo aveva sgridato perché aveva rotto un giocattolo di sua sorella e lui aveva deciso di farle del male per vendicarsi. Non di farle il muso, di non rivolgerle la parola o di disobbedire alla richiesta di portare fuori l'immondizia, ma di ucciderla. Ovvio che questa non sia per nulla una reazione normale ed è del tutto spropositata se si considera la motivazione all'origine. Per fortuna Charity era riuscita ad avere la meglio, aveva chiesto aiuto per capire cosa stesse succedendo a suo figlio. È una reazione imprevista e imprevedibile che deve averla spaventata a morte e preoccupata moltissimo. Il bambino che tu ami tanto a un certo punto ti si rivolta contro nel peggior modo possibile. Forse se Paris avesse ricevuto delle cure adeguate e se avesse fatto un percorso serio in una struttura apposita sarebbero riusciti in qualche modo a contenerlo, ma ovviamente questo non accade. Paris è astuto ed è manipolatore. Chiedere perdono per ciò che ha fatto a sua madre e farle capire quanto sta male in quella struttura è la mossa giusta per convincerla a riportarlo a casa. I medici non sono affatto d'accordo perché Paris ha bisogno di aiuto. Glielo dicono anche se omettono qualche dettaglio. Charity però sente di non poterlo abbandonare. Io credo che in questo caso abbia giocato un ruolo essenziale l'abbandono che lei stessa ha subito. Non volendo sottoporre suo figlio allo stesso dolore di sentirsi allontanato dalla propria madre, sceglie di ascoltarlo e di riportarlo a casa. Molto spesso noi siamo portati a fare il contrario di quello che hanno fatto i nostri genitori, proprio perché quello che magari hanno fatto ci ha fatto soffrire e noi sentiamo di volerci allontanare da quelle figure, di voler fare tutto in modo diverso, anche se a volte non è la scelta giusta. Charity sceglie di credergli. Con la sorella si comporta come qualsiasi altro fratello maggiore. A volte l'abbraccia, a volte è prepotente, altre volte le fa male. Nulla però fa pensare che possa covare un sentimento di odio così profondo verso la piccola. Ella adorava suo fratello, voleva fare tutto con lui. E Paris sembrava gradire quell'affetto infantile e si comportava con lei in modo protettivo. Quando la polizia cerca di approfondire le motivazioni che hanno spinto il ragazzo a colpire così ferocemente la sua sorellina, scoprono ben presto che la storia del demonio e delle allucinazioni è per l'appunto solo una storia che dura il tempo di un caffè. La verità è che Paris non vuole nascondersi davvero dietro a quella scusa. Vuole che si sappia il motivo reale per cui ha colpito ella, altrimenti svanisce l'effetto che vuole ottenere. Dice testualmente: «Volevo far soffrire mia madre. L'unico modo per farlo era portarle via un figlio e io con un solo gesto le ho portato via entrambi». Mi fa venire i brividi questa frase, davvero. Ma perché quest'odio verso questa donna che ha cercato di fare tutto il possibile per essere una madre affettuosa e presente? Paris confessa che aveva pensato a lungo a come farlo e quando farlo. Quella sera aveva suggerito alla loro babysitter di tornarsene a casa, che sarebbero stati benissimo anche da soli. La ragazza, pur avendo già 21 anni, e quindi non stiamo parlando di una ragazzina senza sale in zucca, non solo ha accettato di seguire il consiglio di un bambino di 13 anni, ma non ha neppure pensato di avvisare Charity. Se n'è semplicemente andata a casa. In realtà il piano di Paris in principio era un altro. Voleva uccidere anche sua madre una volta rientrata a casa, ma poi si era reso conto che sarebbe stato quasi impossibile. Era già stato molto difficile sopraffare una bambina di 4 anni che tentava di lottare per la propria vita. Con una donna adulta non sarebbe riuscito ad avere la meglio. Pensando e ripensando, però, si era convinto che lasciarla in vita, consapevole di aver perso una figlia per mano dell'altro suo figlio, sarebbe stato molto peggio che morire. Dice con molta chiarezza che la sua intenzione era far soffrire sua madre nel peggiore dei modi e per il resto della sua vita. Voleva condannarla a una sofferenza senza fine. Quando Charity viene portata alla stazione di polizia e viene messa di fronte a suo figlio, quasi non riesce a parlare, ma poi gli chiede perché. E lui risponde: «Hai sempre detto che non avresti mai fatto del male a nessuno, a meno che qualcuno non avesse provocato sofferenza a uno dei tuoi figli.
Adesso che cosa farai? Questa domanda è di una tale crudeltà che non sembra provenire dalla bocca di un ragazzino di 13 anni, ma letteralmente da un mostro senza anima. Non solo la mette di fronte a ciò che ha fatto, ma le ritorce contro una frase che qualsiasi genitore avrebbe potuto dire per dimostrare a cosa si può arrivare per l'amore di un figlio. E lo fa senza battere ciglio, senza una lacrima, guardandola dritta negli occhi e sfidandola apertamente. Secondo quanto viene riportato dai medici che lo esaminano, Paris è essenzialmente uno psicopatico puro. Pur avendo un'età in cui non esiste la possibilità di fare un test affidabile per giungere a questa conclusione, il suo atteggiamento a posteriori e ciò che ha fatto alla sorella non lasciano dubbi. Durante i colloqui con i medici ammette di avere pensieri omicidi da quando aveva 7 anni. Ed è proprio questa una delle informazioni omesse dai dottori che lo avevano in cura quando aveva provato a uccidere Charity. Nella sua cartella clinica è ribadito con forza un concetto: il ragazzo ha manie omicide, è ossessionato dall'uccidere. L'atteggiamento di Paris è sempre di superiorità anche quando parla con professionisti che dalla loro parte hanno età ed esperienza. Lui sembra saperla sempre più lunga, dimostrando un'incredibile arroganza. È vero che è molto intelligente, ma questa intelligenza è sfigurata dal narcisismo e dalla prosopopea. Ma è davvero possibile che un ragazzino nasca psicopatico e poi diventi, senza ragione apparente, senza una causa scatenante, un assassino a sangue freddo? La mente umana è ancora così complessa da definire che rimane a tutti gli effetti un mistero. Ci domandiamo che cosa possa aver influito sullo sviluppo cerebrale di un bambino che a solo 13 anni si rivela una creatura senza pietà. Possono essere state le droghe assunte dalla madre in precedenza, può essere stata la depressione che l'attanagliava proprio quando ha scoperto di essere incinta. Può esserci qualcosa di genetico, vista l'esperienza della nonna materna che abbiamo illustrato all'inizio di questo video. Può essere che tutto dipende invece dall'aver avuto un padre con problemi mentali e allucinazioni. O può essere che solo il fatto di saperlo lo abbia condizionato. Non dimentichiamo infatti che come prima scusa dopo aver aggredito Ella, Paris annuncia di aver visto la sorella trasformarsi in un demone, tirando in ballo proprio le allucinazioni di cui soffriva suo padre. All'uomo era stata diagnosticata una schizofrenia paranoide. Posto che Paris non ha mai subito maltrattamenti, che l'unico momento in cui sua madre gli ha fatto mancare in parte la sua presenza risale a 2 anni prima e che si tratta di un periodo di circa 6 mesi, è possibile che possa essere preso come causa scatenante di un delirio omicida? Quello che sappiamo è che Paris prova una rabbia cieca verso sua madre, la incolpa di ogni suo malumore e lamenta di sentirsi tradito proprio a causa di quella ricaduta che lo ha costretto a fare i conti con una madre tossica e con una sorella a cui badare. Charity non è orgogliosa di aver mostrato la sua debolezza ai figli ed è riuscita a liberarsi di nuovo di quella dipendenza proprio per amore loro. Nonostante il sentimento di tradimento di Paris sia accettabile, l'odio che continua a covare anche a distanza di anni non trova spiegazioni. Sappiamo che i rapporti umani possono essere duri come l'acciaio, ma anche incredibilmente delicati. A volte decenni di amore incondizionato possono trasformarsi all'improvviso in dolore e odio per qualcosa che dura appena pochi minuti. La delusione prende il sopravvento su tutto quanto, coprendo tutti i bei ricordi con una coltre di cenere nere pesante. Ma anche questa spiegazione non basta per portarci a credere che qualcuno possa decidere con tanta freddezza di fare tanto male. Quando chiedono a Paris di spiegare quali siano i sentimenti che prova e se riesce a spiegare quando ha iniziato a provarli, lui risponde che li prova da sempre, come se fosse nato con quell'odio. Quella mattina, la mattina in cui ha commesso il crimine orribile, il 4 febbraio del 2007, ammette di aver desiderato fin da subito, fin da quando ha aperto gli occhi, di fare del male a qualcuno. Qualcosa dentro di lui premeva per uscire, un pensiero fisso talmente potente da spingerlo sull'orlo della pazzia, un'ossessione che non gli ha dato tregua nemmeno un minuto. Voleva vedere qualcuno morire, fin dal mattino quando ha aperto gli occhi. Se già detto così potrebbe sembrarci mostruoso, quello che rivela l'autopsia ci toglierà definitivamente il sonno. Ella è stata colpita 17 volte con un coltello da cucina. Le ferite le ricoprono il piccolo corpo. Schiena, pancia, petto, arti, ogni sua parte è stata trafitta. I colpi però non sono tutti profondi e non sono neanche incerti.
A volte può succedere che un criminale alle prime armi colpisca in maniera debole, insicura, ma non è questo il caso. Se questi colpi sono meno profondi è perché non voleva che morisse subito. Sono ferite inflitte con lentezza, per il gusto di farlo. Sulla fronte la piccola Ella ha un grosso livido, risultato dei ripetuti pugni, ma c'è di più, c'è di peggio. Ella è stata violata, strangolata e picchiata prima di essere colpita con il coltello. Le ferite sulle mani, ragazzi, ho i brividi. Giuro, sto facendo fatica, ho i brividi. Le ferite sulle mani e le braccia indicano quanto la bambina abbia tentato di difendersi. Non riesco a immaginare quanto dolore, quanta paura, quanta confusione abbia provato nei suoi ultimi momenti. Quando chiedono a Paris che cosa ha provato nell'utilizzare quel coltello su sua sorella, lui risponde che era morbida, come un marshmallow. È chiaro che non sia in grado di capire la gravità di quello che ha fatto. Conosce il significato di quello che ha fatto, ma non lo sente, dentro non prova nulla. Ogni volta che lo interrogano, Paris sembra sforzarsi di avere reazioni umane. Sembra tentarle tutte per convincere che ha dei sentimenti, ma puntualmente torna a essere se stesso. Non si può fingere per sempre. Le lacrime, per quanto provi a spremerle, non escono. I suoi occhi rimangono asciutti. E si ritiene troppo intelligente per ammettere di aver fatto una cosa orribile. Charity non vuole crederci, non può crederci. Quel figlio che l'ha salvata dalla decisione di togliersi la vita quando aveva appena 18 anni, adesso le sta presentando il conto più salato che avesse mai immaginato di dover pagare. Vuole a tutti i costi credergli, vuole credere che abbia avuto davvero un'allucinazione, vuole credere che sia stato un raptus improvviso che lui non è riuscito a controllare. Ma quando le comunicano i risultati dell'autopsia è chiaro che nulla di quello che Paris ha detto corrisponde alla verità. In uno dei colloqui Charity gli dice che sa la verità, che non deve più mentire e lui, avendo compreso di non poterla più manipolare, getta la maschera e la affronta, tirando fuori di nuovo quella rabbia incomprensibile. È come se all'improvviso non fosse più il suo Paris, ma un'altra persona che lei non ha mai conosciuto. Ride di lei, la prende in giro, le dice che non è molto intelligente, che ci ha messo un sacco di tempo per capire cos'era successo davvero. È talmente sciocca che probabilmente non lo avrebbe nemmeno mai capito se non glielo avesse detto qualcun altro. È chiaro che per lui sua madre è una povera stupida facilmente manovrabile. La realtà è che è una madre che ama suo figlio e non vorrebbe mai doversi confrontare con una verità tanto terribile. Finalmente Paris ha raggiunto il suo obiettivo. Adesso la vede davvero soffrire come aveva desiderato. Adesso si è resa conto che ha perso ella e che ha perso anche lui, proprio come lui aveva voluto. L'unica cosa che riesce a smuoverlo accade quando lei gli parla delle tracce che ha lasciato sul corpo della sorella e che riportano chiaramente a un'aggressione intima. Solo a quel punto sul volto di Paris il sorriso si cancella e torna una furia cieca. Rovescia il tavolo, schiaccia sua madre contro il muro e tenta di strangolarla, finché le guardie non lo fermano. Quella cosa lui non la vuole proprio sentire. Incredibilmente non pensava che qualcuno se ne sarebbe accorto. È vero che ha solo 13 anni, ma come abbiamo detto è anche incredibilmente intelligente. Possibile che non sapesse di aver lasciato inconfutabili tracce. Può non aver fatto il calcolo del sangue sul pavimento quando ha mentito sulla rianimazione, ma possibile che anche questo gli sia sfuggito. Andando avanti con l'indagine si scopre che era sua abitudine frequentare con una certa assiduità siti in cui erano presenti filmati per adulti e addirittura era riuscito a recuperare gli stramaledetti snuff movie. La maggior parte delle ricerche che ha effettuato erano relative a contenuti molto violenti. La cronologia indica che anche prima di uccidere Ella aveva visionato questo materiale. Contenuti di questo genere andrebbero davvero tenuti alla larga da bambini e adolescenti. Il sesso è qualcosa che non possono gestire, che non sanno come interpretare, che rischia di compromettere il modo in cui si rapportano ad esso. Ora come non mai vediamo ragazzini veramente piccoli con il cellulare in mano. Solo qualche anno fa, mentre ero in vacanza in un campeggio, mi è capitato di portare a spasso il cane e di ritrovarmi vicino a dei ragazzini che non avranno avuto più di 10 anni. Stavano guardando proprio quel genere di contenuti dal cellulare di uno di loro. Una certa curiosità è normale, l'abbiamo avuta tutti, ma quando questa curiosità viene soddisfatta attraverso un bombardamento continuo, con contenuti eccessivamente espliciti o violenti,
L'effetto che si ottiene è un'ipersessualizzazione e la convinzione che l'atto, anche violento, sia del tutto lecito e persino banale. Paris ammette che dopo aver visionato quei contenuti si era sentito quasi obbligato a mettere in pratica ciò che aveva visto e, naturalmente, usando la sorellina. La spinta che lo ha portato a toglierle la vita risiede quindi nell'intenzione di nascondere l'abuso. Il fatto è però che, se fosse davvero così, non avrebbe infierito sul suo corpo, colpendola ripetutamente sia a mani nude che con il coltello. Non avrebbe prolungato l'agonia di ella se il suo fine fosse stato solo quello di metterla a tacere. Questo è solo un ulteriore tentativo di dare una giustificazione, tentativo che però fallisce miseramente. È fin troppo chiaro che la sua intenzione fosse quella di infliggere sofferenza a sua sorella e di riflesso a sua madre, perché sapere che la figlia è morta è doloroso, ma sapere che la figlia ha passato gli ultimi momenti, forse anche ore, soffrendo terribilmente, è molto peggio. Paris ammette proprio davanti alla madre, godendo dell'effetto che hanno le sue parole, di essersi eccitato sempre di più mentre guardava la bambina soffrire. Il dettaglio dell'aggressione intima fa rientrare Paris nella categoria dei sadici sessuali. Abbiamo già detto che è sicuramente psicopatico, senza dubbio narcisista e manipolatore. A questo aggiungiamo per l'appunto il sadismo sessuale. Ormai il ragazzino intelligente, bravo a scuola, mite, ha ceduto il passo a qualcun altro. In carcere Paris colpisce gli altri detenuti, insulta chiunque gli capiti a tiro, provoca costantemente i secondini e soprattutto racconta con orgoglio quello che ha fatto a ella. Non se ne vergogna, neppure a distanza di tempo, neppure ragionandoci su. Mentre in prigione non manca di continuare a coltivare la sua cultura. Studia, legge, usa il computer ed è proprio quest'ultima attività che gli permette di hackerare il sistema informatico della prigione. Che è molto intelligente, lo avevamo già detto, ma quello che vuole non è solo dimostrare di essere al di sopra di chiunque, vuole anche che sia ben chiaro che se vuole può fare qualsiasi cosa, anche chiuso dentro una prigione. Durante il processo Charity ha dovuto lottare con un cuore diviso a metà. Da un lato la sofferenza per ciò che era successo alla piccola Ella e il desiderio di punire il suo assassino, e dall'altro l'istinto materno che continuava a dirle che Paris aveva bisogno di aiuto e che anche lui era suo figlio. Paris Bennett è stato condannato a 40 anni di carcere. In Texas questa è la pena massima per un minorenne che ha commesso un crimine così orribile. Dopo aver scontato 5 anni in una prigione minorile, all'età di 18 anni è stato trasferito nella prigione statale con altri adulti. Non si è lasciato alle spalle solo il riformatorio, ma anche la possibile terapia che avrebbe potuto aiutarlo a comprendere se stesso e a uscire migliore dal sistema carcerario, che sarebbe il fine massimo. Questo perché all'età di 18 anni ha deciso che non ha alcun bisogno di nessuna terapia ed essendo maggiorenne può farlo. Questo va contro il senso stesso del carcere, appunto, che dovrebbe recuperare i detenuti. Ha detto testualmente: ho scelto di uccidere e mi assumo la responsabilità. Non sono pazzo e non soffro di alcuna malattia mentale. E di solito proprio chi ne soffre non lo accetta, non lo ammette. Dice anche che sa di aver commesso un errore, ma che questo non lo deve definire per sempre. Non lo chiama praticamente mai omicidio, ma sempre errore, quasi a sminuirne l'enorme portata. 2 anni dopo i fatti, con Charity di fronte, ancora comprensibilmente con il cuore infranto, lui la schernisce dicendole che sono passati 2 anni, la gente muore ogni giorno, è ora che se ne faccia una ragione. Penso non ci sia niente di peggio, perché sentire che il tuo dolore viene così svalutato è una pugnalata peggiore del dolore stesso. Con il senso di poi sono sempre tutti pronti a dare il proprio contributo, a spiegare che questo o quell'altro atteggiamento potevano essere una spia di quello che avrebbe fatto in futuro. Una delle persone che maggiormente interviene spiegando i motivi per cui bisognava aspettarsi un epilogo del genere è la nonna Kyla, una donna davvero piena di sorprese, empatica e gentile. Lei infatti descrive Paris come un ragazzino che è sempre stato strano, che faceva disegni inquietanti, con una marcata incapacità di dimostrare sentimenti, con un carattere asociale e incline all'ira. Magari lei ha riconosciuto i sintomi perché ha visto qualche somiglianza con se stessa.
Non era strano che si lasciasse andare a capricci che sfociavano in crisi violente o che si comportasse in modo aggressivo con la sorellina. Intorno ai 3 o 4 anni aveva persino l'abitudine di colpire ripetutamente i muri con la testa quando qualcosa lo urtava in modo particolare. Così facendo si era procurato ematomi e persino tagli. Kayla sostiene che tutti in famiglia si erano accorti che in Paris c'era qualcosa di strano. Io non so davvero come avrei potuto reagire in una situazione di questo genere. Quello che posso dirvi è che Charity non ha mai voltato le spalle a suo figlio. Nonostante la tragedia, il dolore e soprattutto la mancanza totale di rimorsi e pentimento, Charity ha continuato ad andare a trovare Paris in prigione, con la consapevolezza che quello rimaneva comunque suo figlio e che in un modo o nell'altro aveva ancora bisogno di lei, che era in qualche modo responsabile per lui. Anche se la maltrattava, anche se la denigrava, anche se godeva del suo dolore, lei non riusciva a voltargli le spalle. Ribadisco che secondo me una parte importantissima che ha portato Charity a questa scelta risiede nel dolore che ha provato lei stessa, 17enne, messa alla porta da sua madre. Paris era e rimane un ragazzo pericoloso che probabilmente non ha finito di portare dolore a chi gli sta vicino e mi auguro che Charity e la sua nuova famiglia non debbano di nuovo subire qualcosa di così atroce. Il dubbio però che possa accadere io sinceramente ce l'ho. Non solo per quello che ha fatto a Ella, ma per le reazioni che ha avuto dopo. Il fatto che non si sia mai pentito, che parli di ciò che ha fatto come di un banale errore, che sminuisca l'impatto che ha avuto nella vita della sua famiglia. E il pensiero che ancora adesso si crogioli guardando il dolore negli occhi di sua madre mi fa pensare che sia pronto per fare anche di peggio. Paris non ha mai nascosto di odiare ancora sua madre, di essere felice di vederla soffrire. In tutti questi anni Charity, dopo aver perso entrambi i figli, è diventata nuovamente mamma, ma il destino sembra che voglia metterla ancora alla prova. Il bambino infatti è nato con una malattia genetica al cuore. Proprio nello spirito di non voler cancellare dalla sua vita quello che rimane in ogni caso suo figlio, il primogenito, colui che l'ha salvata, a suo modo di vedere, dalla decisione di togliersi la vita, ha provato e continua a provare a farlo sentire parte della famiglia. Non ha mai fatto conoscere Phoenix a Paris, tuttavia ha permesso che si sentissero al telefono e lei stessa confermare che avrebbe paura di saperli nella stessa stanza insieme. Charity sostiene che in alcune occasioni circoscritte Paris si sia lasciato andare e abbia mostrato qualche vago sprazzo di emozione. Questo quando si parlava delle difficoltà di salute del bambino. Anche se in molti le hanno suggerito di cambiare nome e allontanarsi dal Texas per mettere quanta più distanza possibile tra se stessa e Paris, in previsione del momento in cui potrà godere della libertà vigilata, Charity ha rifiutato questa opzione. Per il ragazzo la libertà vigilata potrebbe arrivare già nel 2027, tra soli 2 anni. Io, pur rispettando e provando ammirazione per questa madre che passa ogni giorno sopra il suo dolore per tenere fede alla promessa di stare accanto a suo figlio, penso che al suo posto avrei una paura folle. Non solo per me stessa, ma anche per il resto della mia famiglia, forse solo per il resto della mia famiglia. Incredibilmente non ha smesso di combattere per se stessa, per i suoi figli e persino per tutti gli altri. Ha fondato un'organizzazione no profit che mira a sostenere le famiglie delle vittime di omicidio e le famiglie degli assassini. In effetti, noi ci soffermiamo sempre sul dolore provato da chi perde un proprio familiare a seguito di un omicidio. Poche volte invece riflettiamo sul dolore che si abbatte sulla famiglia di un assassino. A volte quasi li consideriamo complici, quasi li consideriamo responsabili, anche loro, dell'omicidio. Charity sta da entrambe le parti, madre di un assassino e madre della vittima di quello stesso assassino. Oltre a questo sostegno, la sua lotta riguarda anche l'abolizione della pena di morte e l'ottenimento di migliori condizioni per i carcerati. In questi primi 20 anni di carcere, Paris ha ricevuto un aiuto scarno solo nel periodo in cui era ancora minorenne. Chiunque lo abbia seguito nei primi 5 anni di prigione ha raggiunto la stessa conclusione. Paris non solo non vuole essere aiutato ed è convinto di non avere alcun problema dal punto di vista mentale, ma non c'è neppure alcuna possibilità né sotto l'aspetto farmacologico né sotto quello terapeutico di guarirlo davvero. Mi domando quindi che senso abbia concedergli la libertà vigilata, dal momento che tutti gli esperti concordano sul fatto che rimane lo stesso ragazzo che ha ucciso una bambina di 4 anni senza pietà. Mi domando che cosa potrà mai fare adesso che è adulto, se già quando aveva 13 anni si è spinto così in là.
L'unica cosa che possiamo sperare è che siano vere le parole che ha detto ripetutamente negli anni, ossia che vuole dimostrare a tutti che ciò che ha fatto non lo definisce e che è in grado di vivere libero senza nuocere a nessuno. Mi auguro davvero che sia così. Siamo arrivati alla fine di questo nuovo video. Spero di avervi tenuto compagnia e di aver illustrato nel modo migliore possibile quello che è successo alla famiglia Bennett. Abbiamo superato i 4.000 iscritti e di questo vi ringrazio infinitamente. Siamo ancora ben lontani però dal raggiungere un risultato apprezzabile per continuare a mantenere il canale, diciamo così, in vita. Bisogna raggiungere cifre molto più importanti per far sì che sia sensato spendere tante energie per mantenere attivo questo canale. Spero quindi che vogliate dare una mano al canale mettendo un like, iscrivendovi. So che è noioso sentirmelo dire ogni volta, ma per voi una frazione di secondo, un velocissimo click, ma per me è di fondamentale importanza. Sapere che i contenuti che porto sono apprezzati è per me anche uno sprone fondamentale. E sia i like che le iscrizioni aiutano a rendere più visibile il canale stesso, facendo di conseguenza aumentare anche le visualizzazioni e i possibili iscritti. Questo fa sì che appunto io possa continuare a mantenerlo vivo e a proporvi nuovi video ogni settimana. Vi ringrazio a tutti, un abbraccio, a presto!